8 agosto 1990. Una ragazza di 21 anni è stata trovata uccisa poco dopo la mezzanotte in un appartamento a poca distanza da Piazza Mazzini. La giovane, Simonetta Cesaroni, è stata probabilmente violentata e seviziata. Il corpo giaceva senza abiti sul pavimento. Sull'orrendo delitto sta ora indagando la squadra mobile. L'omicidio è avvenuto in via Carlo Poma 2, al terzo piano, nella sede dell'ufficio contabile dell'Associazione degli Alberghi della Gioventù. Qui la ragazza lavorava, pare, non continuativamente. Ieri si era recata nell'ufficio, ma poi non aveva fatto ritorno a casa nell'orario normale in cui era attesa. È stato intorno alla mezzanotte che la sorella ha telefonato al 113 per avvertire del ritrovamento del corpo di Simonetta, dopo essere entrata nell'appartamento in via Carlo Poma. È possibile che la sorella della vittima, preoccupata per il ritardo, sia riuscita a raggiungere qualcuno che era in possesso delle chiavi dell'ufficio, dove è avvenuto il delitto. Gli uomini della squadra mobile, con il funzionario della quinta sezione Antonio Del Greco, si sono recati sul posto. Anche se nulla di ufficiale è stato comunicato e l'accesso nell'appartamento rigidamente impedito a chiunque, non sembra ci siano dubbi sul fatto che la ragazza sia stata seviziata e violentata, probabilmente con arma da taglio o con un corpo contundente. Sulla porta dell'appartamento è visibile una targa che reca la scritta Associazione degli Alberghi della Gioventù e il nome di un avvocato. È pronto il servizio sul delitto scoperto ieri notte nei pressi di Piazza Mazzini? Vediamolo. Un'estate violenta, una brutta estate quella che sta vivendo Roma. Ieri sera c'è stato un altro delitto, orribile, crudele. Una ragazza di 21 anni, Simonetta Cesaroni, è stata colpita da 29 pugnalate, inferte probabilmente con un tagliacarte. 29 coltellate, inferte con un tagliacarte, 29 coltellate, di cui forse scopriremo finalmente l'autore, anche se con 32 anni di ritardo. È di questi giorni la notizia della riapertura del caso riguardante l'omicidio di Simonetta Cesaroni, un caso di cronaca nera che, al di là della tragica fine della ragazza, ha colpito molti per la strana sequela di mezze verità e depistaggi, veri o presunti, che seguirono l'evento delittuoso. Come spiegare l'affannarsi di molti, certamente non colpevoli del delitto, nell'ingarbugliare le indagini, accollandosi il rischio di inquinare le prove di un reato di tale gravità, quasi che vi fosse un vincolo di subordinazione nel mettere in atto tali condotte? Come spiegare l'intervento plurimo di soggetti con cariche rilevanti per indirizzare le indagini verso possibili autori rivelatesi del tutto inconsistenti? Forse andava tenuto fuori dalle indagini un qualcuno invischiato in altri affari e che, messo alle strette, avrebbe potuto parlare troppo o ricattare qualcuno nel tentativo disperato di essere salvato. In questi decenni alcuni avevano già parlato di strane attività svolte in quei locali e di quei possibili depistaggi che rendevano affine questo caso ad altri avvenuti sempre nella zona di Roma in quegli anni. Omicidi o suicidi dalle motivazioni comuni, accomunati da risultanze investigative inconcludenti, forse il risultato di depistaggi per difendere vicende indifendibili. La strada questa volta sembra quella giusta e darebbe finalmente un senso alle molte incongruenze evidenziatesi in questa storia. La svolta potrebbe venire da un alibi che aveva retto per oltre 30 anni, ma che ora sarebbe messo in discussione da una nuova testimonianza e da una vecchia comunicazione di polizia forse mal considerata. E la storia potrebbe rilevare risvolti ancor più incredibili se, come sembra, personaggi noti possono casualmente essere venuti in possesso di documenti riguardanti la vicenda.